BMW F750 GS e F850 GS 2018, le due novità che il nostro Perfetto ha già provato singolarmente, ve le raccontate molto bene anche nella guida in off-road. Oggi vi riproponiamo queste due moto insieme, l'occasione è data appunto dal fatto che le stiamo guidando in una giornata qua nell'Appennino Piacentino insieme, e soprattutto l'occasione ci è data dalla possibilità di fare 4 chiacchiere con Mattia Dodi, che per la filiale di BMW Italia è la persona tecnicamente più preparata, che può raccontarci molto bene l'evoluzione tecnica di queste due moto, che ricordiamo hanno un motore totalmente nuovo, una ciclistica totalmente rivista, e quindi sono molto interessanti da scoprire. Andiamo a sentire che cosa ci racconta. Ed eccoci con l'F750 GS che fa esordire il nuovo motore rifatto. Non c'è un singolo bullone mutuato dal motore precedente, cambia la cilindrata, l'unica cosa che rimane uguale è che è un bicilindrico fronte marcia, cambia la fasatura dei cilindri, passa da 360 gradi al manovellismo a 90 gradi, quindi con scoppie 270 e 450, cambia la frizione che è autorinforzante, cambia il sistema di bilanciamento che è dato da due alberi controrotanti, cambiano le prestazioni, cambia la fluidità di erogazione, cambia anche tutto il complesso di scarico che è pronto già per l'Euro 5. Altra peculiarità di questo motore è il corpo farfallato, che è una gestione peculiare del sistema del minimo, che evita spegnimenti improvvisi del motore che possono mettere in difficoltà dal pilota esperto al neofita. La soluzione precedente obbligava ad avere un manovellismo secondario per bilanciare le forze del primo ordine, essendo i cilindri sfasati a 360 gradi, quindi i pistoni si muovevano in su e in giù all'unisono. In questo caso il sistema di bilanciamento è dato da due contralberi controrotanti, rimane il motore molto più compatto rispetto a quello precedente e si ha anche un guadagno in termini di peso. Il sound cambia completamente, quello precedente era più simile al sound del Boxer, questo assomiglia di più a un V2. In compenso, con questo tipo di bilanciamento si ha un grossissimo risparmio di peso e una compattezza maggiore di tutta l'unità motrice. Ecco, diciamo che 750 e 850 hanno la stessa base per quanto riguarda i carter, cambia chiaramente la termica, giusto? In realtà sì, cambia esclusivamente le cam, gli assi a cam sono diversi, hanno fasatura incrocio diverso, nonché anche alzata ridotta nel caso del 750, e cambia la gestione elettronica. Per il resto tutti i componenti sono identici, dalla trasmissione all'imbiallaggio ai carter. A livello ciclistico troviamo in primis il nuovo telaio, che è uno scatolato in acciaio al posto del tubolare precedente. Abbiamo un nuovo forcellone completamente in alluminio più lungo del precedente, siamo quasi 64 cm di lunghezza, questo per avere il massimo della trazione e delle reazioni neutre in ogni tipo di situazione. Come ciclistica troviamo inoltre il Dynamic ESA al posteriore, che si adegua alle variazioni della strada e della guida, assecondando, oltre il riding mode impostato, anche le situazioni più disparate che ci troviamo ad affrontare sulla strada. Può essere equipaggiata la moto anche con l'ABS Pro, quindi con funzione di ABS di attivazione durante la percorrenza in curva e l'inclinazione della moto. Come optional sui nuovi modelli 750 e 850 GS è disponibile anche il TFT che fa parte del pacchetto connectivity di BMW Motorrad, che può essere integrato col sistema di comunicazione sul nuovo casco System 7 e dà la possibilità di integrare smartphone, TFT e sistema audio del casco. In questo modo si possono avere le indicazioni della navigazione dal proprio cellulare, una navigazione basica a frecce, si può gestire la rubrica e le chiamate direttamente dal TFT, ed è possibile avere anche l'audio in streaming dal proprio cellulare. Oltre ad avere numerose informazioni attivabili molto semplicemente attraverso i tasti della pulsantiera sinistra, si possono avere quindi le informazioni sulla moto, dell'autonomia, la tensione di bordo, nonché la pressione dei pneumatici, piuttosto che il tempo di percorrenza, le pause e quant'altro. È possibile gestire anche tutti i setup del veicolo. Altro optional molto importante per la sicurezza è l'emergency e-call. Vedete qui il tasto SOS
al di sotto dello sportellino apposito. Premendo questo tasto è possibile chiamare la centrale operativa in caso di emergenza, di qualsiasi tipo di emergenza. In caso invece di impatto di lieve o di grave entità, la chiamata parte da sola grazie a un sistema di sensori che rileva appunto l'entità dell'impatto. Iniziamo quindi con la F850 GS, quindi quella con la ruota anteriore da 21 pollici, una moto maggiormente orientata fuori strada. Devo dire che nonostante il 21 la moto ha complessivamente una buona maneggevolezza, si sente che il baricentro è stato riposizionato in maniera più favorevole, la distribuzione dei pesi è molto buona, la moto non è pesante, quindi dal punto di vista della guida è sicuramente molto ubbidiente e molto ben bilanciata. Per quanto riguarda invece la reattività dell'avantreno, io forse avrei preferito un avantreno un pochino più scattante, un po' più maneggevole, perché questo è molto autostabilizzante, sicuramente vantaggioso in fuoristrada, sicuramente vantaggioso ad alta velocità perché anche sull'asfalto aiuta ad avere più confidenza, però nello stretto insomma un pochino più di agilità secondo me non avrebbe guastato. Detto questo, la nuova posizione di guida determinata da una sella leggermente più bassa, il manubrio un po' più basso, ma soprattutto un pochino più moderna. Ricordiamo che è stato anche spostato, come dicevamo prima, il serbatoio non è più sotto sella ma nella sua posizione naturale, per cui chiaramente da una moto totalmente rifatta rispetto al primo esemplare 2007 adesso abbiamo una posizione di guida diciamo più reattiva, più moderna. Peraltro ha conservato un comfort ancora decisamente buono. Adesso qui vedete c'è il parabrezino un po' basso, che è quello di serie. Per viaggiare io consiglierei di passare al vetro un pochino più alto in optional. Ecco, la F750 si distingue invece per un'altezza della sella da terra inferiore, con sospensioni che hanno un'escursione ridotta rispetto all'850, anche la sella è un pochino meno alta, quindi il rapporto rispetto al manubrio, qui abbiamo un manubrio un pochino più alto, vuol dire che abbiamo una posizione di guida addirittura un pochino più confortevole. Peraltro vedete il parabrezza di serie è invece più basso, più piccolino, per cui anche in questo caso come sulla GS 8,5 il consiglio è di montare quello un pochino più alto, perché davvero diventa una moto che si può usare molto di più nel turismo come merita questa moto. Da un punto di vista della guida, qui abbiamo una ruota 19 pollici, quindi qui sì che c'è maggior maneggevolezza in inserimento, conservando sempre una buona precisione, anche perché abbiamo meno corse sospensioni, quindi meno beccheggio in frenata, in impostazione, e la guida è estremamente fluida. Anche l'impianto frenante risponde allo stesso modo dell'850, quindi non estremamente potente l'attacco come giusto che sia, ma con una buona progressività e un ABS che non è invasivo. Il motore, diciamo che nell'850 che abbiamo provato poco fa, la differenza di 10 cavalli da 85 a 95 non è di poco conto, ma soprattutto c'è una curva di coppia un pochino più sostenuta. Peraltro il 7,5 che invece che stiamo guidando ora, che si chiama 750 ma il motore è sempre 850, ben inteso, ha una potenza massima di 77 cavalli fino ai 5000 giri e anche direi fino ai 6 addirittura. Non si sente questa grande differenza rispetto al motore 850, dove le cose cambiano significativamente e oltre i 6000-6500 giri. Per cui diciamo che nell'uso normale su una strada mista dove non si tirano particolarmente le marce, si tiene magari una marcia un pochino lunga, non noterete una grande differenza. Avete una moto più maneggevole, più bassa, che pesa 5 kg meno, 224 contro 229 a pieno di carburante fatto. Qui la moto effettivamente più semplice da guidare, come è comprensibile che sia. Per quanto riguarda il motore con la fasatura a 270 gradi invece che a 360, vedete che anche il rumore è cambiato decisamente, è meno rumoroso la voce di scarico, però ha un pochino più di carattere.
Diciamo che questo escamotage di avere una fasatura che replica un pochino quella di un V90 serve ad avere una sonorità e anche un'accelerazione un pochino più gustosa e idealmente meno piatta rispetto a un 360, anche se poi non c'è questa grande differenza, è più una questione veramente acustica. Le vibrazioni che effettivamente sul motore precedente, che aveva quel sistema con terza biella e contrappeso, si sentivano in maniera abbastanza importante oltre i 7000 giri, qua sono più contenute. Il doppio contralbero fa molto bene il suo lavoro di equilibratura. Le vibrazioni ci sono dai 5000 ai 5500 giri in su, ma non hanno una frequenza elevata, per cui sono molto sopportabili e anche l'intensità è più bassa rispetto a prima. La 750 vedete non ha, per esempio, anche questa è la strumentazione TFT, è un accessorio, non c'è sul modello standard, non monta per esempio i paramani, quindi anche per questo la protezione dall'aria è un pochino più bassa. Il quick shift ha un funzionamento direi buono, anche se il cambio onestamente non è rapidissimo, non è un cambio molto veloce, un bel misto di media lenta velocità, l'ideale per una moto di questo tipo, molto divertente, si lascia la terza lungamente, non c'è bisogno di, vedete, anche uscendo con la terza c'è una buona elasticità, avantreno molto rotondo, molto fluido, non scattante, non nervoso, quindi questa è un'altra cosa che semplifica veramente la vita a chi non ha un grande mestiere, non ha voglia di avere moto nervose tra le mani. Però se si vuole andare un po' più forte, come sempre, insomma, le moto che hanno avantreni precisi e rotondi alla fine si guidano forte comunque, insomma, quindi anche dal punto di vista del divertimento la GS 750 ha molto da offrire.